Esperimenti come il famoso esperimento della doppia fessura hanno dimostrato che gli oggetti quantistici, elettroni, atomi e molecole, esistono contemporaneamente in più stati e luoghi, il cosiddetto stato di sovrapposizione, finché non interagiscono con l'ambiente circostante. A quel punto acquisiscono proprietà definite e si conformano al comportamento della fisica classica. Diventano ciò che conosciamo come materia fisica. Questi esperimenti ci hanno mostrato ciò che Werner Heisenberg descrisse come qualcosa che si trova a metà strada tra l'idea di un evento e l'evento stesso, uno strano tipo di realtà fisica proprio a metà strada tra possibilità e realtà. Questo riflette la natura del sacrificio. La materia non può essere creata o distrutta. In questi esperimenti viene trasformata. Un filamento metallico riscaldato viene sacrificato per gli elettroni in sovrapposizione, pronti a diventare qualcosa di nuovo. Sacer significa sacro, facere significa fare e quindi sacrificio significa rendere sacro. Il sacrificio non è distruzione, è la trasformazione da un ordine dell'essere ad un altro. L'incenso viene sacrificato per diventare fragranza. La cera di una candela viene sacrificata per diventare una fiamma. Il seme viene sacrificato per diventare un bambino. E il cibo viene sacrificato per diventare il corpo. Se si confronta la scienza moderna con l'antica filosofia esoterica, sembrano essere la stessa cosa. L'energia si conserva, si trasforma ma non scompare mai. Lo spirito è eterno, si trasmuta attraverso le forme. La materia si converte in energia e viceversa. Il sottile e il denso sono interconvertibili. Gli elettroni legati vengono liberati dal calore. Il fisso viene volatilizzato dal fuoco. La sovrapposizione contiene tutte le possibilità. La materia prima contiene tutto il potenziale. La misurazione si riduce a un unico risultato. L'intenzione seleziona la manifestazione. I pensieri vengono misurati dall'attivazione dei neuroni, dall'ossigenazione del sangue, dai campi magnetici e dall'attività metabolica. Questi sono tutti fenomeni fisici, quindi i pensieri sono cose. Max Planck considerava la coscienza fondamentale e la materia un derivato della coscienza. E questo è ciò che è stato creduto per migliaia di anni da coloro che detenevano il potere. Nelle tradizioni occulte occidentali esistono forme di pensiero ed egregore. Una forma pensiero è un costrutto mentale creato dall'intenzione focalizzata di un individuo. Questo è chiamato tulpa nel buddismo tibetano. Un egregore è una forma di pensiero collettiva creata da una fede collettiva e ha una sua esistenza autonoma. Ogni nazione e ogni corporazione è un egregore. Alimentato da secoli di adorazione, ogni divinità religiosa è un egregore. Il denaro e l'autorità esistono solo perché noi collettivamente crediamo che esistano. Se i pensieri creano la realtà, allora chiunque controlla i pensieri controlla la realtà. Edward Bernays scrisse che la manipolazione consapevole e intelligente delle abitudini e delle opinioni organizzate delle masse è un elemento importante nella società democratica. Coloro che manipolano questo meccanismo invisibile della società costituiscono un governo invisibile che è il vero potere di governo del nostro paese. Se controlli la narrazione, controlli la fede collettiva, che plasma il comportamento collettivo e manifesta la realtà materiale. La realtà materiale poi si riflette e dimostra che la narrazione era vera, il che rafforza il ciclo. La battaglia per la tua mente è una battaglia per la realtà stessa. L'elettrone liberato dal filamento entra in sovrapposizione, puro potenziale in attesa di manifestazione. La mente non è separata da questo processo e potrebbe essere proprio ciò che lo guida. Ogni narrazione che accetti condensa infinite possibilità di un'antica definita realtà. Sapere questo significa sapere perché i tuoi pensieri sono importanti, perché le narrazioni sono armi e perché la battaglia per la coscienza è stata combattuta fin dall'inizio della civiltà. Ciò che la fisica moderna misura nei laboratori, gli antichi lo praticavano nei templi. Le scuole misteriche insegnavano agli iniziati a padroneggiare il proprio mondo interiore prima di tentare di plasmare quello esteriore. I potenti lo usano per il controllo, ma il potere di plasmare la realtà non è mai appartenuto solo a chi lo esercita contro di te. Appartiene a chiunque comprenda e applichi la legge. I pensieri diventano cose. Report Greg Reese, traduzione e voce Dino Tinelli.